Il riso verde e patate è una ricetta povera, che poi sono le più buone, però d'inverno, se vuoi stare leggero, poche calorie, magari invece del riso ci mettiamo il farro, magari invece della verza ci mettiamo la verza, e invece delle patate si può mettere la zucca, i broccoli, i porri, oppure non ce la mettete proprio. Ma adesso vi faccio vedere come si fa, poi sono 2 o 3 ingredienti, è facilissimo e poi buona. Per 4 persone una pentola bella comoda, perché la verza fa molto volume all'inizio, e un paio di giri di olio buono. Una bella cipolla grandina, tritata grossolanamente, va bene anche i porri, un bel porro grosso tagliato giù anche lui grossolanamente. Dentro a rosolare una verza pulita, sarà circa mezzo chilo, la tagliamo a metà e gli tiriamo via la parte centrale che è un pochino dura. E la tagliamo a cubettoni, naturalmente controllate che sia ben pulita e dategli una lavatina. Quando la cipolla è rosolata, dentro la verza, però potete anche non farlo il soffritto, mettete dentro la cipolla senza farlo rosolare. A piacere si possono mettere dentro anche sedano e carote, sempre tagliate a pezzettini piccolini, a piacere, anche se la ricetta originale non lo prevede. Facciamo andare a fuoco basso per 2-3 minutini con il coperchio. Ci mettiamo già subito mezzo litro di acqua che andrà sul fondo e creerà dopo pochi minuti del vapore, così la nostra verza incomincerà ad abbassarsi. Intanto tagliamo a cubettini 2-3 patate, ecco, 3 perché sono medie, va bene anche 4 se ce l'avete piccole, vedete voi a piacere. Se non volete mettere le patate, come vi dicevo prima, ci mettete la zucca. Metto su anche una pentolina d'acqua per cuocere il farro, perché lo voglio fare con il farro, però se voi volete farlo con il riso integrale, il farro ha 40 minuti di cottura, per quello l'ho messo subito sulla pentola, il riso integrale addirittura 50, poi ci sono i risi integrali, quelli da 8 minuti, ma quelli dovete prenderli e buttarli nella spazzatura perché... Ecco, questo è il farro, è un tipo di grano, va benissimo il riso, va benissimo anche l'orzo perlato, ecco, anche la pasta va bene se volete, però con il farro è molto buono. Quando vedete che incomincia a far vapore, incomincia a calare un po' il volume della verza, gli diamo una giratina. Dobbiamo raggiungere il livello, con l'acqua, il livello delle verze. Le verze ora saranno 10 minuti che sono su a cuocere, sono ancora abbastanza crude. Dentro l'acqua arriva qua, esattamente qua, puccio il dito, scotta. E ci aggiungo le mie patate. In questo caso ne ho fatte anche un po' abbondanti, però per 4 persone, qui ora che cuociono e tutto, insomma, dopo calano. Ecco qua. Metto il sale, un po' di sale sulle verze e patate e un po' di sale anche sull'acqua per il farro, per il riso. Naturalmente il farro, se volete, lo potete già mettere dentro adesso, qua, invece di cuocerlo dopo a parte. E pepe. E perché cucino il farro a parte? Per non fare la verza marrone e così, perché mi piace di più, ma tranquillamente potete farlo anche insieme. Quando inizia a bollire abbassate la fiamma e lo fate andare piano per circa 40 minuti. Nell'acqua metto a cuocere 4 tazzine di farro. Io uso la tazzina, questa qui cicciotta del caffè, per fare le porzioni, una di queste a testa, farro, riso, tutte quelle cose lì. Dopo circa 40 minuti la nostra verza e patate è cotta. Ecco, poi potete aggiustargli la densità, potete fare come volete, comunque l'assaggiamo di sale com'è e la serviamo bella bollente insieme al nostro farro che è anche cotto, anche lui. Mi raccomando di non cuocerla troppo la verza, perché sennò dopo diventa marrone, si ossida e prende un brutto sapore. Qua dentro ci stanno molto bene anche i fagioli, sapete? E gli mettiamo sopra il nostro farro. Vedete che non l'ho scolato, non l'ho lavato, l'ho fatto cuocere in poca acqua. Così ha conservato tutti i suoi principi nutritivi. Un pochino di pepe fresco, appena appena, a piacere, ci potete mettere anche il peperoncino, un filo di olio extravergine ed ecco qui, questa è magia. Ma che bello!